So hello, Ciao, I'm here today with Nicola Pirina and we're going to discuss digital innovation in Sardinia. wow. Yes, so maybe I will let you first present yourself and then I have a few questions for you. Ok, intanto ciao, grazie dell'intervista. Sono Nicola, sono sardo, ho 40 anni, mi occupo di processi di innovazione o per le politiche pubbliche o per le imprese e questo è il mio mestiere da 15 anni. How would you define digital innovation in Sardinia? In vario modo, nel senso che l'innovazione digitale da tanti anni ha pervaso sia i processi delle imprese che quelli della pubblica amministrazione. Sono peraltro diffusi. Ha impattato bene anche nei processi di innovazione sociale perché moltissime delle associazioni di volontariato che si occupano di social innovation hanno tantissime azioni che sono web-based. Ha impattato bene perché la Sardegna è stata recettiva nei processi per i Fab Lab di fabbricazione digitale, nei processi di acquisizione della specializzazione intelligente del territorio che è richiesta dalla comunità europea stessa, e la stessa popolazione è stata molto recettiva nell'acquisire il digitale. A tutt'oggi, spessissimo, quando ci manca qualcosa, ed è prassi sia per i bambini che per la fascia di mezzo, come può essere la mia, che per gli anziani, se non trovi qualcosa o hai bisogno di qualcosa, hai un mobile mind shift, cioè cerchi direttamente nel tuo telefonino. Quindi ha impattato positivamente risolvendo un sacco di problemi. Can you describe a few projects or initiatives that are the proof of this digital innovation transformation going on in Sardinia? Diverse. Dal lato delle politiche pubbliche, quindi il come la pubblica amministrazione di piccola o di grande taglia ha voluto impattare, ti cito due casi, ad esempio per adottare un'incompiuta alle tante opere abbandonate che ci sono nei territori. Un comune del centro Sardegna come può essere Ottana ha fatto una campagna di crowdfunding ed è riuscita in questo intento. Degli enti un po' più grandi come può essere la regione hanno voluto fare delle politiche sull'innovazione manageriale che serviva sia agli enti che alle imprese e l'hanno fatto con anche un ambiente smart del tutto online, quindi non solo formando delle persone che andassero nelle aziende a portare l'innovazione per il processo o per il prodotto, ma anche nella tecnologia che se stesse usavano per imparare e da dare alle aziende. Oppure ancora, per esempio, la Camera di Commercio di Nuoro che ha voluto fare Make in Nuoro, un processo che ha investito più di un terzo della Sardegna, che ha fatto data mining, ha fatto mapping su quello che è il fabbisogno di innovazione delle aziende. Su questo sta impiantando un grande laboratorio di fabbricazione digitale che permetterà alle imprese della Sardegna centrale, che sono tutte basate sull'economia reale, le lavorazioni sui metalli, sui pregiati, sulla ceramica, sui tessuti, e stanno iniziando a comprendere con questo progetto come è importante, senza ledere la qualità artistica, la manualità, la creatività, come la tecnologia ti aiuta dentro il processo. Per due motivi macro: uno, fare meglio quello che già fai, magari con meno costi e in minor tempo; due, fare le cose che non sai fare ancora, che non hai ancora fatto, utilizzando hardware e software per migliorare la tua creatività. Who is driving this digital innovation trend, I would say, in Sardinia? Is there one actor or is there a multiplicity of actors? How is it working? Ma la fortuna è questa. Ti rispondo anche alla seconda parte della domanda di prima per spiegarmi meglio su questa. Dicevo, è vero che le pubbliche amministrazioni hanno fatto tanto e alcune prove te l'ho date, è altrettanto vero è che nella parte privata le imprese hanno fatto altrettanto, quindi non solo l'esempio di Sardex con cui hai parlato prima, ma tante piccole e medie imprese, chi nell'internet degli oggetti, chi nell'internet di ogni cosa, chi nella formazione verso i bambini, chi nell'assistenza totalmente web-based sui computer. Leggi il caso che ti consiglierei di andare a guardare, Sardu di Davide Costa e via discorrendo. Quindi anche le imprese hanno fatto tanto all'interno dei loro processi. E questo perché è successo in Sardegna? Proprio perché l'ecosistema è vivo. Certo, magari c'è qualche persona un po' più agli onori della cronaca, qualcuno che si è spostato di più e si è speso di più, sia professionalmente che come volontariato, però è vero che a Olbia, come a Sassari, come a Nuoro, come nei paesini centrali, come ad Alghero, come a Cagliari, sia per lavoro che per volontariato,
tutta la rete si è attivata per poter fare questo. È da lì che sono nati i progetti per gli anziani come per i bambini, per i migranti come per la pubblica amministrazione. Quindi io anche laddove ci fosse, non eleggerei come sana una leadership in questo, perché è venuta fuori naturalmente una leadership diffusa, molto collaborativa, dove le persone si stanno mettendo insieme per fare i progetti. But is there a plan behind all this? Are there some, I would say, objectives on the level of Sardinia? I know there's a digital champion now in Italy. Is he working with you, or how does this, do you have any specific objectives, or it's everyone has his own objectives and everybody's collaborating? La seconda che hai detto, nel senso okay. che io sono il Digital Champion per la Sardegna, poi se vuoi ne parliamo, però non mi sembra che a livello politico ci sia una strategia in questo senso. Non so perché non c'è, cioè non saprei se c'è mancata consapevolezza oppure si è scelto di non percorrere la strada di una pianificazione regionale del tema. Ho anche una terza ipotesi, se ci fosse io non la conosco, quindi fossi in loro comunque mi metterei un problema, perché in politica, come tu ben sai, comunicazione è sostanza, non è forma. Mi sembra che, per esempio prendi il mio caso, io sono in quasi tutte le associazioni che si occupano di social innovation, sono Digital Champion e per conto del Digital Champion italiano coordino la rete regionale, sono consulente di molte aziende, di molti enti, quindi magari per esempio una persona come me riesce ad avere una panoramica di scala regionale di quello che sta succedendo. Poi io non posso permettermi di avere una strategia di ordine regionale per queste cose, non sono un politico, non lo voglio essere, mi piace farlo o per mestiere o per volontariato perché ci credo, perché banalmente io voglio lasciare questa terra per i miei figli migliore di come l'ho trovata e penso che questa sia la strada corretta, cioè mi piacerebbe che loro non parlassero degli appartamenti che sono riuscito a comprare, che poi non li ho comprati, ma che parlassero delle cose che abbiamo realizzato nella società tutti insieme. Non c'è una pianificazione, mi sembra che la concertazione, il dialogo, gli stessi social in questo ci aiutino molto perché sono ben utilizzati, non vedo doppioni, non vedo competizioni, non vedo rincorse ad essere primi della classe, vedo tantissime persone impegnate nel lato dei social, gli Instagrammer sono molto forti, vedo persone impegnate nel lato delle imprese, vedo persone impegnate nella social innovation e mi sembra che questo, anche se non c'è un coordinamento, stia andando nella direzione corretta, sia a livello sociale che a livello economico che a livello di pianificazione strategica, però naturale. Social innovation is something that seems very strong here in Sardinia. You're not the first one to mention this. Do you think this is specific to Sardinia compared to the rest of Italy, or? Non ti saprei dire, anche qui se c'è della Everybody seems concerned with se c'è della the social impact of innovation. se c'è della competizione sana, io vedo che sono molto attivi De Ab Roma con Dario Carrera, vedo che è molto attivo Alessandro Dell'Inoci a Lecce, vedo che è attivo Davide Agazzi a Milano. Non mi sembra che una regione possa avere la palma di chi è più attivo, anche perché in effetti siamo una generazione grosso modo tutti di coetanei e vedo che l'ambizione è di traghettare il paese o le regioni verso qualcosa di buono che ha senso. Poi se qualcuno ha delle ambizioni in politica non lo so, a me non riguarda. Di sicuro in Sardegna, in tutti i territori, è molto attiva, è molto presente, ci sono un sacco di persone che si spendono in tutti i temi che sono importanti, welfare, sanità, ICT puro, pubblica amministrazione, imprese, mondo dell'infanzia, mondo della formazione, sono attivi in quasi tutti i settori, il recupero delle coste. Can you talk about one or two initiatives that you have seen here and that you don't see elsewhere, for example? Is there such a case? Ma, per esempio, una te l'ho raccontata prima, esiste un'associazione di volontariato che si chiama Sardegna 2050, nata per mettere insieme le persone che avevano voglia di alzare il mento e di guardare lontano anziché di guardarsi i piedi, ha messo insieme tutta una rete di competenze di persone di tutta la Sardegna e nel proprio tempo libero restituisce ai territori ciò che di buono ha avuto.
perché sono tutti figli della pubblica istruzione sarda, sentono il dovere di restituire. Ad esempio siamo stati noi come Sardegna 2050 insieme al comune di Ottana ad individuare un'incompiuta, l'abbiamo adottata, abbiamo fatto il piano gestionale, abbiamo fatto la campagna di crowdfunding, raccolti i soldi, impiegato i soldi insieme al comune per far rivivere a quel territorio quell'incompiuta. Sai bene che in Sardegna c'è stata una gravissima alluvione oramai 2 anni fa, anche lì abbiamo fatto una campagna di crowdfunding per ricostruire i beni di una scuola dell'infanzia che era stata distrutta. In accordo con degli amici un po' italiani, un po' di San Francisco, abbiamo regalato alle scuole medie Bizworld, un programma di informazione sull'imprenditorialità. Insieme ad altri amici abbiamo regalato al mondo dell'infanzia il come si impara all'asilo a programmare e via discorrendo. Quindi diciamo ce ne sono stati veramente tanti di episodi, veramente tanti. Per esempio quando ci fu l'alluvione, anche lì ci furono diversi artisti italiani, tra cui capitanati da un artista sardo molto famoso che è il jazzista Paolo Fresu e un trombettista, e fecero un grande spettacolo a Rai 3 che si chiamò Sardegna Chiama. Ecco, lì per esempio abbiamo fatto una cosa che in tutto il mondo non era mai stata fatta, cioè avevamo fatto una campagna di crowdfunding in diretta TV per sostenere la raccolta fondi tradizionale e via discorrendo, cioè te ne potrei raccontare centinaia. Who do you find are the most motivated to develop digital innovation at large? Are there specific people? Are there specific associations? Or is it everybody? Is it more youngsters or more people who are elders? No, di sicuro lo vedo di più nelle persone della mia età o in quelli più piccoli. Per esempio è molto attivo l'Ordine degli Ingegneri di Cagliari con le sue officine permanenti, ti consiglierei di parlare con Dan Di Massa e Gaetano Anastasi. È molto attivo il lato impresa Antonio Solinas con Abinsula e Lively. Sono tanti i soggetti proprio perché, come ti dicevo prima, sono presidiati quasi tutti i temi di frontiera. Abbiamo quasi 10 Fab Lab, abbiamo una decina di incubatori, abbiamo non solo pubblici ma anche privati, abbiamo 2 parchi scientifici tecnologici, una ad Alghero e una a Pula, che lavorano molto bene. C'è il CRS4 che è un centro di ricerca, ci sono ancora dei player rilevanti come Tiscali, c'è un'agenzia direttamente della regione che si occupa di questo, ma soprattutto nel territorio proprio, sia tra i professionisti che nel volontariato, le persone in realtà si impegnano proprio in questi temi, quindi la vedo veramente diffusa, cioè si è capito, secondo me, ecco questo è successo in Sardegna, secondo me prima che altrove, si è accesa una miccia che ha consentito di utilizzare l'intelligenza che c'è nel territorio, che normalmente rimane polverizzata, rimane separata, no? È successo qualcosa che ha fatto, sai come quando eravamo piccoli, che il termometro con cui misuravi la febbre cade, il mercurio si sparge, però poi alla fine il mercurio ritorna, si coagula di nuovo. Ecco, in Sardegna per l'innovazione sociale, tecnologica o delle imprese e anche della pubblica amministrazione è successo questo. È scattato qualcosa che ha fatto sì che tutta l'intelligenza che c'è iniziasse a dialogare ed iniziasse a fare le cose insieme. Questo è successo. Are you trying to build partnerships with other countries around Mediterranean, for example, or elsewhere, or not necessarily? Or are you doing all this by your own? Il dialogo e la collaborazione sono indispensabili a prescindere. Come realtà sarda noi dialoghiamo con tutti, dalla Sicilia alla Valle d'Aosta. In Valle d'Aosta, per esempio, è nata Valle d'Aosta 2050, no? Per dire, e così via. Noi dialoghiamo veramente con tutte le regioni italiane, anche qua, All'estero? sia professionalmente all'estero, trovo che abbiamo tantissimi contatti, dalla Germania alla Spagna all'Inghilterra, a Dublino, diciamo, secondo me li valorizziamo bene per 2 ragioni. Il primo è che, come può essere il caso di DigiPay, di Sardex, in realtà c'è la consapevolezza che il network, le reti, ha senso farle se le agisci. Se tu costruisci la rete come per fare rete e basta, rimane statica, non ti serve a nulla. Quindi la voglia di mettersi insieme per delle progettualità pratiche e concrete è una cosa che sta funzionando molto. Seconda di poi, anche qua, questo in Sardegna ha funzionato molto bene, si è capito che è importante studiare bene insieme. Se io ho un filone di ricerca, di studio,
ho una mia bibliografia, una mia sitografia ancora più importante e ne parlo con te, con Roberto, con Alessandra, voi mi passate la vostra e mi date le vostre opinioni sulla vostra e io farò altrettanto. Se fai anche questo con un moltiplicatore europeo, in realtà hai la cosa più importante, cioè riesci ad avere foresighting di prima mano e non dato dagli studi di una qualche società di consulenza, perché lo fai con le persone che vivono il territorio, le imprese e le pubbliche amministrazioni, quindi vivi e studi generando la linea di tendenza paradossalmente il più aderente possibile ai territori stessi, che è quello che serve per fare innovazione. What are the biggest challenges that you're facing? Not you necessarily personally, but to develop all this innovation. Mi piacerebbe che la Sardegna si facesse capofila perché può essere un terreno di gioco, di prova, di progetti pilota privilegiato che intercettasse le grandi sfide mondiali. Mi spiego. Sappiamo bene che la sfida del green è importantissima. Se tu avessi delle case che producono più energia di quanta ne consumano, che riescono a raccogliere più acqua di quanta ne consumano, se avessi la mobilità elettrica diffusa e via discorrendo, se avessi le case fatte in una certa maniera, questo rimane un problema. In questo la Sardegna sicuramente si può candidare perché c'è tecnologia, c'è università e c'è sensibilità, c'è consapevolezza per questo. E la stessa cosa per le altre grandi sfide planetarie, perché un problema sarà l'invecchiamento della popolazione, un altro problema sarà la tutela dell'acqua e del cibo, un altro problema sarà la democrazia della rete, la democrazia degli strumenti governati dalla rete. In questo vorrei che la Sardegna si candidasse perché potrebbe vincere la sfida. You never speak about money, I mean euros. Financing is not a problem? No. No? No, Okay. per la verità tutt'oggi secondo me anche in Sardegna come nel resto d'Italia ed Europa ci sono molti più soldi che idee o persone che la vogliono realizzare ed è per questo che i processi di innovazione sociale sono importanti, perché nella misura in cui tu riesci a dare alle persone i giusti strumenti, la giusta chiave di lettura, lì i soldi non mancano per il cambiamento. Poi parli con una persona per cui in realtà per me il denaro è solo uno strumento, non è il fine. Se molti la pensassero così sarebbe un po' meglio. Final question. What frustrates you the most, you personally, in whatever you're trying to achieve in terms of digital innovation? Delle volte ho paura che il sistema paese, ma non solo in Italia, perché è chiaro dappertutto che le cose non vanno, non solo in Grecia, non vanno in Italia, non vanno in Germania, magari non vanno neanche in Francia. Anche. No? Quindi è chiaro a tutti che le cose non vanno. La preoccupazione vera, che nessuno per ora mi ha smentito, è che purtroppo mi sembra che i sistemi paese o il sistema Europa abbia più anticorpi che non intelligenza per migliorarla. Voglio essere smentito in questo, perché così non si può andare avanti. Okay. Do you want to add something? Avanti tutta. Grazie. Grazie a voi.